primul rând mi-am făcut un plan, adică mi-a venit ideea, am zis ok, vreau să mă apuc, a urmat o perioadă de research, să-i spunem, în care am încercat singur să aflu cam ce înseamnă, ce implică, ce rezultate are să faci așa ceva. Am vorbit cu tatăl meu, l-am întrebat, mi-a spus ce cunoștințe are el și am reușit una peste alta să-mi fac un mic plan de atac, să zicem între ghilimele, sau un plan de business, deși nu era un plan de afaceri în adevăratul sens al cuvântului. De acolo, următorul pas a fost să găsesc acea sursă de finanțare să-mi permită să dezvolt afacerea, că de multe ori antreprenorii poate e și o prejudecată să lovezi la început, înainte să aibă ideea predefinită, se blochează în ideea de finanțare, fiindcă nu au bani și se opresc acolo. Asta nu m-a dat înapoi, am încercat să găsesc orice soluție posibilă să pot să finanțez începutul de afacere. Până la urmă am ajuns să apelez la fonduri europene și în contextul deschiderii acestor măsuri în țara noastră. Și așa, ușor, ușor am reușit să atrag fonduri, să fac investițiile inițiale și mai departe m-am implicat mai mult în procesul de producție. To wszystkie myśli związane z biznesem, czyli czy podejmiemy ryzyko, czy nie, wszystkie wahania i wszystkie to, co nas przerażało, to mogliśmy ze sobą wtedy rozmawiać. I no nie kotłowało się to w jednej głowie, tylko było to gdzieś w powietrzu, cały czas o tym rozmawialiśmy i uważam, że to było bardzo ważne w tym początkowym etapie, bo złe pomysły odrzuciliśmy. To był złożony proces, a bardzo często w życiu zmieniało mi się to, co chciałbym robić i jakby jestem osobą, która się entuzjazmuje wieloma rzeczami, w związku z tym ciągnęło mnie do różnych rzeczy, od rzeczy artystycznych do rzeczy stricte biznesowych. Gdzieś tam po drodze okazało się, że mam... Per passione, come dicevo prima, quasi per caso. Ci siamo trovati lì a fare delle cose che in quel momento erano richieste. Poi l'abbiamo fatto con una sufficiente dote di innovazione, tanto da essere notati e, non dico reclamati comunque, ma comunque utilizzati. In pratica siamo nati attraverso un bando di finanziamento pubblico della Camera di Commercio di Firenze che ha finanziato la nostra startup scegliendola tra 400 progetti di impresa innovativa. Furono 20 finanziati, ci dettero un esborso in parte sotto forma di finanziamento senza onere, in parte dovendo rifondare la Camera di Commercio su questo finanziamento. È l'unico finanziamento che abbiamo utilizzato. Ostacoli. Vi accennavo, la mia idea imprenditoriale è nata dalla presentazione di questa proposta Giovani Idee Cambiano l'Italia, che veniva fuori da dei lavori che uno dei miei soci, il professor Pietro Valdastri, che allora era un ricercatore della Scuola Superiore di Sant'Anna, aveva svolto durante le sue attività di ricerca. Adesso Pietro vive negli Stati Uniti, fra un po' probabilmente si sposterà in UK, ma il senso era: abbiamo tecnologia, abbiamo capacità di innovazione, trasformiamolo in qualcosa, e lì è servito, diciamo, il cambio di passo tra uno skill più di natura scientifica e uno più di natura imprenditoriale e manageriale. L'idea e lo sviluppo delle imprese è nato per step successivi. C'è anche un aneddoto abbastanza carino che vorrei raccontarvi. Noi abbiamo un primo investimento l'abbiamo realizzato come soci fondatori, circa 100.000 euro di investimento iniziale, che per noi erano soldi importanti. Riuscimmo a prendere in quel periodo un grant finanziato dalla Regione Toscana che ci finanziò una componente di ricerca e sviluppo, che però aveva bisogno, per trasformarsi da un pezzo di carta a qualcosa di reale, di una cosa bruttissima, uso un termine per cui diciamo anche molto tecnico, una fideiussione bancaria. Una società che ha 100.000 euro di capitale doveva cercare una fideiussione bancaria da 1 milione di euro. Capite come c'erano dei volumi differenti. In quel periodo avevamo presentato un'altra proposta, perché quando non c'è nulla vivi anche di proposte, presenti dei progetti, delle business plan competition, al Talento delle Idee realizzato da Unicredit. Andammo a Santa Margherita Ligure a presentare, perché eravamo una delle società finaliste, e ci premiarono sul palco, e lì
mettendo, scusatemi l'espressione, un po' di faccia di glutei, ci siamo permessi davanti all'allora presidente di Confindustria e presidente di Unicredit di dire: beh, cari signori, ma ora come fate? Ci avete fatto arrivare qui a non darci una fideiussione che su una banca come la vostra sono peanuts, per un'azienda come la nostra è possibilità di sviluppo. Ce la diedero, ripagammo la loro fiducia al 100% sia in termini economici che di restituzione di questa fideiussione, e nel percorso allora riuscimmo a realizzare con quei soldi il primo proof of concept, cioè sarebbe la prima testimonianza che puoi arrivare ad un prodotto che funziona. A quel punto incontrammo due investor, un gruppo di business angel di Italian Angel for Growth, che è il più grosso gruppo di business angel italiano, che decise di finanziare la nostra idea con circa 800.000 euro, e Sici Fondo Toscana Innovazione che mise un'altra piccola fee di investimento nell'azienda. Da lì in poi abbiamo avuto la fortuna di riuscire in 2 anni e mezzo circa a portare il prodotto sul mercato, a incrementare il numero di clienti ed ora a scalarlo a livello europeo. Bueno, va ser una conseqüència de diverses coses, no? El fet d'estar a Austràlia i de veure aquest model de negoci que funcionava, que a més vaig estar a dintre de l'empresa veient, bueno, com havien començat, què és el que feien, com distribuïen i de més. Jo, com he comentat, estava treballant a una multinacional i allà va començar a sorgir la idea, no? Però clar, vaig començar... Faltava realment una agència de disseny de producte que fos molt completa, molt empàtica amb el client, que realment tingués uns horaris competitius i que fos molt capaç de fer productes complets, i en aquest sentit és molt ben equilibrats entre tècnica i creativitat, i que ajudés a les empreses realment a portar les idees al mercat. Doncs veiem que hi havia enginyeries pures i dures, hi havia empreses de disseny de producte, algunes de molt renom, però que realment tenien una carència important a l'hora de desenvolupar el producte com per deixar-lo llest. Llavors el client es trobava